Buongiorno a tutti, oggi una giornata unica, abbiamo un ospite donna, una donna che ha fatto la storia del proprio ristorante e che continua questa storia con un livello molto alto. Il ristorante è il centro di Priocca e la chef in questione è Elide Mollo, che ci porterà quello che è il suo piatto simbolo, iconico, e che è il grande fritto piemontese. Grazie Elide e possiamo iniziare con questa organizzazione. Buongiorno, allora presento Omar Rossi, che è il ragazzo, il mio braccio destro in cucina del centro, con Johnny, che è rimasto a casa perché il ristorante deve funzionare. Mi accompagna nella preparazione di questo grande piatto. Io lo ritengo un grande piatto perché è un piatto che ha fatto la storia del centro, è un piatto che si proponeva già 30 anni fa, quindi Omar adesso può iniziare. Bene, vediamo subito una cosa importante in questo territorio, che è il piede di maiale. Sì, piede di maiale, detto anche calze di seta. Quindi questo piede di maiale per la lavorazione prima viene pulito bene con un coltello da tirare via tutte le impurità, da pulirlo bene, viene lavato. Poi viene messo a bollire in abbondante acqua con sale, alloro, rosmarino. La cottura è una cottura di circa 3 ore e mezza, 4. A cottura ultimata viene inserito all'interno dell'aceto di vino bianco per togliere un po' tutto il grasso, perché il piede del maiale è solo grasso, per darle quella sensazione di freschezza quando si mangia. Togliendo tutte le ossicine lo mettiamo avvolto nella pellicola, lo facciamo a mo' di salame, diciamo, e viene tagliato a fette, quindi il cliente ha una presentazione leggermente forse più piacevole, pensiamo noi. Lo abbiniamo sempre al semolino dolce. Il semolino viene fatto il classico semolino, quindi latte, uova, buccia di limone, un po' di burro. Viene fatto bollire in pentola per 3-4 minuti, si aggiungono i tuorli d'uovo, si lascia raffreddare e poi si taglia a piacere, e che viene accompagnato, quindi c'è un contrasto, il semolino dolce con il bassois, che è molto gradevole e molto, diciamo, piace molto. Okay. E poi abbiamo un altro pezzo molto importante, vedo, grande. Sì, le costolette d'agnello. Poi l'agnello noi lo abbiniamo a una verdura che è il cavolfiore, perché questo cavolfiore ha questo gusto un po', diciamo, un po' forte, mi piace molto abbinarlo con la carne dell'agnello. Okay. Con questo la salsa sarebbe l'ideale, il bagnetto rosso. Noi lo chiamiamo il bagnetto rosso, ma sarebbe un bagnetto che facciamo noi in casa. Quindi portiamo tutto a cottura, lo passiamo dentro la macchina, dopodiché andiamo a condirlo e lo facciamo, diciamo, un po' agrodolce, ci mettiamo un po' di zucchero, un po' di aceto, olio, e quindi otteniamo questo bagnetto, secondo me, perfetto, adatto per questo piatto. Iniziamo, viene fatta questa frittura. La cosa importante della frittura del fritto è che il fritto deve riposare un attimo su delle griglie della carta, di modo che deve rilasciare tutto l'olio in eccesso, e la temperatura dell'olio deve essere calda, di modo che non penetra all'interno, quindi non va all'interno del bassois, dell'agnello, nella verdura, non rimane unta. E allora noi dobbiamo avere un fritto che a fine pasto è leggero e piacevole. Ecco, come potete vedere, e sta friggendo molto bene. Questa è la temperatura giusta, quindi deve friggere non troppo, perché altrimenti mi va a bruciare l'impanatura, l'esterno, che mi diventa scura, brutta, e quando noi lo sentiamo bello morbido vuol dire che è cotto e lo tiriamo via. Allora i bassois li tolgo perché sono cotti, hanno un bel colore dorato e ora vi faccio anche vedere, sono belli morbidi. E il fritto misto è solo impanato nel pane? No. Allora, noi il fritto facciamo tutto con i grissini, non con il pane. Okay. Ecco, come vedete il semolino è anche pronto, deve solo raggiungere la temperatura all'interno, certo, ed è pronto. E facciamo tutto con i grissini, poi non tutto viene impanato.
Ad esempio la griva, che poi vedremo non viene impanata ma viene fritta solo nell'olio. Riposo per farlo asciugare Sì. un attimo. Andiamo a salare tutto tranne che il semolino. Ok. Il semolino deve rimanere dolce. Deve rimanere dolce, sì. Adesso andiamo a impiattare. Il primo servizio. Sì, il primo piatto che viene portato in tavola sono questi qua. Sì, questi che noi andiamo a mettere nel piatto. Io vado a mettere un po' di mostarda perché allora Questa è una mostarda che fate questa è voi? una mostarda che facciamo noi in casa con uva e nebbiolo. Andiamo a impiattare, quindi mettiamo bassois semolino, agnello e cavolfiore, Un po' di verde che dà un po' di acidità per mentale, dare, sì, esatto. perché questo è importante. Ok. E questo è il piatto che noi portiamo in tavola come primo piatto. Lo accompagnate con delle Sì, salse? allora noi lo accompagniamo, mettiamo comunque sempre a disposizione del cliente la mostarda perché c'è chi è ghiotto e mangia solo mostarda, poi lo andiamo ad abbinare ad un bagnetto rosso, che è il bagnetto quello fatto con pomodori, peperoni, cipolle e tutte queste salse. E anche il zucchero. Sì, Ok. e tutte queste salse vengono inserite, messe in tavola e il cliente a piacere fa l'abbinamento che le è più gradito. Questo è il classico bagnetto verde, prezzemolo, aglio, peperoni, Tutto cetrioli, battuto a mano? tutto fatto a mano, non è frullato per nulla. Benissimo. E tutto questo viene messo in tavola al cliente. In accompagnamento. Sì, esatto, e questo è il primo piatto. Vediamo il passaggio successivo. Cosa stiamo preparando, Elvia? Allora, in questo momento stiamo preparando l'impasto delle grive, quindi qua c'è un impasto di salsiccia dove viene macinata la salsiccia, fegato di maiale, facciamo una proporzione 50-50, dopodiché viene condita con il sale, pepe, noce moscata, un po' di bacche di ginepro. Quando abbiamo ottenuto questo impasto che ha riposato in frigo, usiamo la rete del maiale che viene lasciata sott'acqua corrente perché si deve depurare, deve pulirsi, e poi andiamo a formare delle quenelle e che vengono avvolte nella rete, viene chiusa e dopodiché si vanno a friggere. Questo non ha nessun tipo di impanatura, quindi solo avvolto, olio caldo, frittura. Bene, quindi sono pronte, adesso Sì. vediamo il passaggio successivo. Sì. Che Omar andrà a predisporre. Sì, grazie Omar. Che andremo, allora, questi sono i soubrik di patate. Patata viene fatta bollire, viene fatta passare nello schiacciapatate, si deve lasciar raffreddare, dopodiché noi la condiamo con il tuorlo d'uovo, Ok. un po' di sale, un po' di pepe e il parmigiano. Si ottiene un bell'impasto omogeneo che poi comunque deve essere impastato con le mani. Dopodiché viene formata una quenelle passata nella farina e fritta in olio caldo. Quindi anche questo non ha l'impanatura, solamente la farina per formarle la crosticina fuori e darle il colore esterno. Ok. E quando si va a fare la quenelle, la cosa importante è quella di comprimere bene, schiacciare bene, perché noi con questo soubrik di patata abbiamo solo il tuorlo d'uovo che lo lega insieme, ben compatto, di modo che mi mantenga la forma in cottura, che non cambi la forma. Ok. E poi nel momento che va messa in olio caldo la si gira con la farina, la si passa un po' con le mani da far aderire bene. Quindi questo, il soubrik di patate, viene abbinato alla milanese, il classico milanese soubrik, e poi con la griva noi andiamo ad abbinarla, noi la chiamiamo la formaggetta, noi di solito usiamo la rocchetta, Ok. perché è un formaggio che è a metà stagionatura, quindi non è troppo stagionato, che in cottura diventa morbido e saporito, quindi anche questa noi andiamo uovo, pangrattato e poi andiamo a friggere. Quindi è un pezzo diciamo un po' delicato perché bisogna fare molta attenzione nella frittura. Ok.
Ma si impana 2 volte o si impana una volta sola, una volta sola. In questo momento sta impanando la milanese, quindi noi usiamo sempre la lonza di maiale. La lonza di maiale è tagliata alla fetta, sempre il solito uovo e pane. Iniziamo e come prima cosa mettiamo giù la griva, perché è quella che occorre più tempo. Ok. Quindi la mettiamo giù nell'olio caldo. Che deve essere un po' a bassa temperatura Sì, per sì, evitare di bruciare. sì, e non la tocchiamo perché se noi andiamo a toccarla in questo momento lei si apre. Ok. E allora la lasciamo tranquilla riposare lì che cuocia piano piano piano. Benissimo. Sì, le grive sono a metà cottura, quindi diciamo che possiamo iniziare A con friggere gli altri sì, pezzi. Sì. Quindi, Allora, questo gnocco? è il soubric di patate che andiamo a immergerlo nell'olio caldo. Deve solo prendere calore all'interno Ok. e colorarsi fuori. Allora, vediamo che il soubric è quasi a metà cottura, andiamo perché bisogna sempre fare attenzione alle cotture, ad avere tutto insieme, tutto caldo, Preciso. tutto pronto, sì. Quindi andiamo a cuocere la milanese. Quindi arriveremo ad avere le grive, la milanese, le patate e il formaggio Tutto nello cotto, stesso momento. esatto, tutto cotto allo stesso momento per poter impiattare e far sì che arrivi tutto in tavola caldo. Certo. Quindi la milanese è cotta, Ok. E mettiamo l'altra. mettiamo sempre tutto sulla carta assorbente, andiamo a tirare su anche i soubric di patate, come vedete sono belli Bellissimo. dorati, croccanti. Andiamo anche a tirare via dall'olio le grive che sono pronte. Ok. Intanto che la milanese termina la cottura, noi andiamo a mettere una salsa, questa è una crema di carote, ma più che altro per decorare il piatto. Ok. Andiamo a salare, in questo caso solo la milanese, Ok. perché tutto il resto è già stato condito, è già stato e quindi non ha bisogno. Andiamo a mettere il nostro soubric, appoggiamo sopra la milanese, la griva e adesso per ultimo molto velocemente la formaggetta che possiamo benissimo cuocerla dentro all'olio del soubric. Ha una cottura molto veloce e quindi bisogna stare molto attenti. Deve solo prendere un po' di calore, deve diventare il pane fuori croccante, quindi eccola qua, è pronta. Anche questa non viene salata perché il gusto è il suo, È già ok? E andiamo a metterla nel piatto in questo modo. Beh, devo dire che i piatti sono stupendi, sono bellissimi. Allora, in questo piatto di portata abbiamo la salsiccia, come avete visto, che non bisogna fare nulla. All'interno c'è vitello e c'è maiale. Ok. E questa deve essere solo cotta in padella, rosolata, nient'altro. Poi andiamo ad abbinare i finocchi perché mi piace questo contrasto. Poi abbiamo il fegato di maiale e il fegato di maiale viene solamente infarinato e poi vi faccio vedere per la cottura come viene utilizzato, come viene cotto. E gli amaretti quindi noi li facciamo fare leggermente più grandi perché è più, diciamo, è più gustoso e più buono, quindi mandorle amare, albumi, il classico amaretto. Allora possiamo, Partiamo con, intanto che infarina sì, il fegato, partiamo con la salsiccia che la mettiamo giù in padella a rosolare. quindi cotta in olio, normalissimo. Sì, pochissimo olio, proprio pochissimo, e metto un olio di semi e la facciamo tostare, portare diciamo un po' brustolita fuori. Intanto prepariamo per il fegato di solito metto burro, la salvia Ok. e olio extravergine. Gli amaretti come tutto il resto sempre olio caldo e vanno cotti proprio velocissimamente. La salsiccia è quasi pronta, quindi andiamo a mettere nell'olio caldo i finocchi. Andiamo giù con il fegato. Il fegato lo teniamo cotto, ok?
poco cotto? E allora io lo lascio un po' più che metà cottura, perché poi lui riposa un attimo prima che arriva in tavola. Il fegato vado sempre a salarlo in cottura, mai dopo. Ok. Allora andiamo a togliere la salsiccia. La facciamo sgassare anch'essa? Sì, lasciamo sulla carta assorbente. Andiamo a cuocere anche gli amaretti, che in cottura sono velocissimi, e nel frattempo dobbiamo scolare i finocchi. Quindi, come vedete, l'amaretto è pronto. Super veloce. Sì. Allora, si vede che fa ancora un pelino di sangue, ma bisogna toglierlo, perché altrimenti poi diventa troppo avanti in cottura. Ok, quindi lo togliamo. Quindi togliamo. Riposa, si asciuga un po'. Sì. Quindi il tutto dà via l'olio, il grasso in eccesso. Andiamo solo a salare i finocchi. Allora, le salse uno le può mettere a piacere, può fare una salsa di peperoni, di capperi, di acciughe. Andiamo a mettere la salsiccia, il finocchio, l'amaretto e il fegato. E il fegato. E poi andiamo, insomma, sempre a dare un po' di freschezza al piatto con un po' di verde. Ecco, e questo è il piatto. Bene, il gran fritto è un piatto importante, quindi ha bisogno di un pezzo leggero? Sì, allora, noi fino a qualche anno fa si serviva il fritto completo senza interruzione, e poi abbiamo pensato che era meglio a metà fritto fare una pausa al cliente. Quindi noi allora andiamo a servirle una misticanza, un'insalata mista con all'interno della frutta e condita con una citronette dove c'è olio, limone, un po' di noce moscata, sale e pepe. Mettiamo un'insalata, andiamo a mettiamo sempre frutta fresca all'interno dell'insalata, quindi dove dà acidità, dà dolcezza, mirtilli, ribes, albicocche, tutto di nostra produzione, noi diciamo dell'orto. Andiamo a terminare con dei ciuffi, può essere di basilico, di maggiorana, di menta, che danno ulteriore freschezza all'insalata, perché noi abbiamo solo bisogno di freschezza. E andiamo a condire appena, non deve essere unta, quindi andiamo solo a mettere qualche goccia. Deve essere insaporita? Sì. Bene. E l'insalata è pronta. Bene, prossimo passaggio, vegetali e carne. Sì, allora, in questo caso abbiamo gli asparagi che prima vengono sbianchiti, infarinati, anche le melanzane, quindi facciamo farina, uovo, pangrattato. Ok. E poi vanno in frittura. Benissimo. Dopodiché abbiamo in questo caso il cuore e il filetto. Il filetto non viene impanato, viene solo passato nella farina e scottato in padella. Okay. Il cuore ha una cottura un po' più lunga, il cuore viene anche lui impanato e fritto. Bene, filetto rigorosamente di maiale. Allora è tutto maiale, questo è il filetto di maiale che viene tagliata la fetta e poi viene battuta per renderlo, come vedete, molto sottile, anche perché questa è una cottura molto veloce e comunque, come tutta la carne di maiale, deve essere cotta bene, non lasciata al sangue. Quindi noi adesso andremo a mettere giù il cuore e le melanzane, che sono i due che hanno bisogno di più tempo per la cottura. Cioè in questi casi non serve dire la temperatura dell'olio va a 160, va a 130, va... In base al prodotto sì. mi devo regolare. Sì, esatto. Intanto che cuoce, io qua vado a mettere il burro, perché dobbiamo cuocere il filetto. Okay. Per cuocere il filetto richiede molto burro, olio extravergine. E andiamo a mettere il rosmarino per dare un po' di profumo, un po' di... Il cuore deve essere ben cotto. Deve essere ben cotto. Il tempo di cottura è, diciamo,
ma lungo per modo di dire, perché Sì, lui perché- tende comunque dopo a rilasciare sempre, un po' come il fegato, Certo. è un muscolo molto attivo che quindi poi tende a rilasciare Ok. il sangue dopo. Le melanzane sono su, andiamo a mettere gli asparagi che hanno necessità di una cottura più breve. Ok. Ora andiamo a mettere il filetto, che abbiamo passato il filetto nella farina. Ok. Elide, ci siamo? Sì, ci siamo, è Guarda. pronto. Quindi abbiamo tutto cotto. Boh. Andiamo ora a salare tutto quanto. Come vedete non vado a togliere tutto l'olio e il burro dal Certo. filetto, perché ho bisogno che mantenga un po' di umido. Di umidità, sì. sì. Andiamo a Così salare diventa tutto più quanto e poi andiamo a posizionare nel piatto. Ok. Lo accompagniamo con delle foglioline di mente perché danno un po' di freschezza. Bene. Filetto, cuore, asparagi e melanzane. Bene, adesso ci sono i pezzi più belli del fritto. Vero Elide? Sì, adesso abbiamo tutte le frattaglie, quindi adesso in questo momento sta passando nella farina le lumache e le rane. Vengono infarinate per poter mantenere un po' di croccantezza esterna. E Bene. quindi andiamo a fare lo stesso procedimento di tutti gli altri pezzi, quindi farina, uovo e pangrattato. E poi abbiamo i filoni, le animelle e la cervella. Noi andiamo a mettere giù prima le animelle perché cosa ci mette più tempo in cottura. Ok. E lasciamo, ma basta poco, tutto quanto è sbianchito, quindi le animelle vengono fatte bollire con sale e un po' di rosmarino. Ok. A cottura ultimata si va a togliere tutto il grasso, tutta la parte grassa delle animelle. La cervella viene tutta pulita, quindi sotto l'acqua corrente si deve aiutare un po' con un coltellino, una pinzetta a togliere tutta quella pellicina, quel sangue. Ok, in questo momento qua possiamo mettere giù anche la cervella. Ok. Lumache. Allora, le frattaglie possiamo cuocerle tutte insieme e andiamo a mettere giù anche il fungo. Quindi noi abbiamo l'animella che è pronta, andiamo a mettere i filoni che sono per ultimi perché sono velocissimi, Sì, perché sono sottili, quindi cuociono in Sì. tranquillità. le rane e le lumache, anche loro essendo pezzature molto piccole sono molto veloci nella frittura perché arriva subito il calore all'interno. Certo. Quindi abbiamo tutto cotto, andiamo a salare. L'ultimo piatto L'ultimo servizio Sì. di questo gran fritto. che andiamo a terminare con cervella, filoni, lacetti, funghi e rane. Rane e lumache. Sì. Perfetto. E questo è l'esempio più eclatante di cosa vuol dire il fritto, dei frattagli. Allora facciamo l'ultimo pezzo del fritto che consiste nel fare le classiche mele e pere. Quindi per fare la pastella si parte da una base con panna, uovo, zucchero, lo zucchero per dare un po' di dolcezza alla pastella, un po' di vanillina per aiutarla nella lievitazione, nel profumo e si aggiunge la farina. Ottenuta così la pastella è sempre meglio farla riposare 10 minuti, un quarto d'ora e dopodiché si immerge la frutta all'interno e si va a friggere nell'olio caldo, dopodiché viene spolverizzata con un po' di zucchero a velo. Quindi noi andiamo a mettere la mela e la pera, cerchiamo di farle rimanere attaccate alla pastella, facciamo scendere cosa c'è in eccesso, idem facciamo con la pera, allo stesso modo. Ecco qua.
La mela è sbucciata ma cruda? Sì, allora mela e pera, allora sono tutte e due, di solito le uso tutte e due crude. Anche qui facciamo delle varianti. Oggi vi ho portato la pera cotta e allora abbiamo fatto la pera che viene cotta nel vino, quindi uno sciroppo di acqua e zucchero, vino, cannella, chiodi di garofano, viene lasciata molto al dente, quindi come potete vedere sembra quasi, dà l'impressione di una pera cruda, ma non lo è, questa è una pera cotta. Okay. E poi viene passata nella pastella. Ecco, noi adesso vediamo che le pere e le mele sono cotte, vuol dire che hanno iniziato a cambiare colore, la pastella è cotta, ha aderito bene. Andiamo a far scolare l'eccesso di olio, andiamo a mettere abbondante zucchero e poi diamo ancora una spolverata di zucchero a velo nel piatto. E con questo abbiamo terminato il nostro fritto. Beh,